Salve a tutti, oggi vi condurrò alla scoperta di una chiesa bellissima a Firenze vicino alla mia bottega. Sono in piazza Santa Maria Novella e vi condurrò all'interno della chiesa, che è un museo di capolavori da manuali di storia dell'arte. La Basilica di Santa Maria Novella a Firenze è una delle chiese più importanti in stile gotico in Toscana. L'esterno è opera dell'architetto domenicano Fra Jacopo Talenti, mentre la parte superiore fu completata solo 100 anni più tardi, nel 1470, da Leon Battista Alberti, finanziata da Giovanni Lucellai, come si legge in facciata sotto il timpano, col sole raggiato, simbolo dei domenicani. L'interno racchiude capolavori straordinari, tra cui la Trinità di Masaccio, gli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni, i crocifissi di Giotto e di Brunelleschi, solo per citare alcune opere. Per la chiesa, fin da subito, furono commissionate molte opere d'arte, anche se alcune di esse adesso sono conservate in altri luoghi, come avviene per esempio per la Madonna in trono col bambino di Duccio da Boninsegna, la famosa Maestà oggi conservata agli Uffizi. Se vi posizionate in un punto esatto, vedrete in contemporanea tre capolavori mozzafiato di tre artisti, proprio in un punto preciso all'interno della chiesa: Giotto, Brunelleschi e Masaccio. Il crocifisso di Giotto si trova al centro della navata centrale e campeggia ad oltre 4 metri di altezza, creando il vuoto tutto intorno per ricordare la solitudine e l'abbandono vissuto da Cristo nella vera crocifissione sulla croce di legno. Si tratta di un'opera giovanile di Giotto, databile intorno al 1290, che mostra già l'ombreggiatura del corpo di Cristo e la ricerca di un sempre maggiore naturalismo. Un altro crocifisso da ammirare si trova nella Cappella Gondi, disegnata da Giuliano da Sangallo. Guardando alla sinistra dell'altare maggiore, dalla posizione indicata, è visibilissimo. È il crocifisso ligneo di Brunelleschi, completato come competizione con l'amico Donatello, che mostra un Cristo maestoso e meno contadino, per dirla come Vasari. Infatti, il crocifisso intagliato nel legno e poi dipinto da Brunelleschi presenta allo stesso tempo caratteri umani e divini, nell'armonia proporzionata della figura, che mostra una posa, un'inclinazione della testa simile anche all'opera di Giotto, e una grandissima sapienza proprio nel rappresentare realisticamente i muscoli del corpo. Guardando invece sulla navata sinistra si può ammirare la Trinità di Masaccio, uno dei primi capolavori del Rinascimento, che vede l'impiego della prospettiva ambientando la scena sacra in una cappella, tanto che Vasari dirà che pare che quel muro sia bucato, dove i committenti inginocchiati sono dipinti per la prima volta a grandezza naturale, con le stesse dimensioni delle figure sacre. Inoltre Maria, notate, non è ritratta tradizionalmente come una giovane donna, ma come una madre anziana. Non si può non ammirare poi gli affreschi dell'abside nella Cappella Maggiore Tornabuoni, intitolata sia alla Vergine Maria, con affreschi legati sulla sinistra, che a Giovanni Battista, con scene sulla destra. Gli affreschi, dovuti a Domenico Ghirlandaio e alla sua bottega, sono importantissimi. Vi lavorò anche un giovane apprendista, Michelangelo, tanto che si narra che i tre giovani dipinti dando le spalle allo spettatore, nella scena in basso dove Maria fa visita alla cugina Elisabetta, la famosa Visitazione, sono attribuiti al giovane Michelangelo. Ghirlandaio raffigura in queste scene personaggi illustri proprio della Firenze dell'epoca. Accanto alla chiesa potete visitare anche il museo nei locali del convento domenicano, partendo dal chiostro verde con gli affreschi di Paolo Uccello, con scene dell'Antico Testamento, adesso poste al riparo all'interno del museo. Il cappellone degli Spagnoli o la sala capitolare, cosiddetto perché era usato dalla corte di Leonora da Toledo, moglie di Cosimo I, e dal suo seguito. La cappella è magnificamente decorata dagli affreschi di Andrea de Buonaiuto, ma questa è un'altra storia che vi racconterò in un'altra pillola d'arte, in un altro viaggio dell'arte. Ricordatevi di seguirmi allora.